Col Macchio 205 io ho avuto la più bella avventura della mia vita. Il 205 era un gioiellino, aveva la sua bella velocità, gli americani erano più avanti di noi, insomma, abbiamo scoperto a fine guerra e non prima della guerra. Comunque il Macchio 205, io dico che se non avessi avuto quell'apparecchio non sarei qua, perché ho fatto quel combattimento che mi sono invischiato io da imbecille, perché partito col gruppo, tutte e tre le squadriglie, il 1° luglio da Reggio Emilia, andiamo su perché arrivavano dei bombardieri. Io ero l'ultimo di sinistra, col fatto proprio del gregario di sinistra, ero l'ultimo di sinistra e mi guardavo attorno, sono sempre stato abituato a guardare sempre dappertutto perché non hai mai occhi abbastanza. E vedo che ci sono 4 apparecchi, Thunder qualcosa, per me il riconoscimento degli apparecchi non è mai stato il mio forte. Ci credevo sempre a quello che mi dicevano, ma conoscevo i miei. E vedo che stanno, e mi soffermo a guardare, eravamo a oltre 9.000 metri, e questi stavano salendo. Direi di non essere stato tanto, anche perché sono abituato a guardarmi in giro, ma questi 4 che vedevo che salivano bene, mi raddrizzo per dire per telefono non c'è più nessuno. Io sono stato là così e loro sono andati, che avranno visto anche loro di là delle altre che sono andati ad attaccare. E quindi io ho detto, prima che vengano loro da me è meglio che vado io da loro, attaccato. Col 205 che viaggiava in discesa in una maniera straordinaria, vado là, mi metto in gol, sparo e mi butto giù, intanto loro sono in 4, se io ne prendo uno bene, se no esco a 6.000 metri, altri 4. Mi sono sentito fortunato per trovare tanto, attacco e scappo, a 3.000 metri, altri 4. E ho detto, è la mia giornata di fortuna, pensavo, ero esaltato. Non mi stia di chiedere se ho colpito o non ho colpito, ho abbattuto o non ho abbattuto, no, perché non c'è tempo da perdere là. È tutta teoria, quella là che ci corrono i 2 testimoni per vedere, sì, i 2 testimoni cosa fanno. Comunque, ecco, non lo so, non mi importa neanche cosa. Mi metto in coda, attacco, pensando di essere il più fortunato dei piloti, e mi butto giù. Tiro via a 1.000 metri e c'erano 4 che mi aspettavano. Probabilmente loro si sono comunicati, questa intrusione del coso. E cosa faccio? Mi schianto a terra se lo metto sotto la linea di volo. E ho cominciato a roteare così. Stringevo tanto perché vengono fuori gli automatismi della cosa, dal tuo cervello, se funziona. Io stringo in virata fin tanto che vedo le farfalline, perdo la vista, quindi allento un momentino, perché automaticamente viene il ragionamento, loro per prendermi devono buttarmelo qua davanti e devono stringere molto più di me. E infatti non sono stato colpito proprio per quello, insomma. Solo che dopo aver fatto un giro 2 con questa cosa, mi accorgo sul più bello che 2 si staccano e vado ad aspettarmi dall'altra parte.
e allora ho capito di essere perduto. Guardi, le assicuro, dagli occhi mi sono sentito le lacrime a uscire. Non ho pianto, ma le lacrime sono uscite, perché mi ha bagnato la cosa. Mi è venuto in mente che da bambino mi avevano raccontato che al macello i vitelli, quando vedono che tocca il loro turno, piangono. Pensi, è venuta fuori da solo questa cosa qua. Teso come ero, insomma, perché forse era al limite della cosa. La voce, il cervello che lavora dice: non sei un pilota da caccia notturna. Eravamo a ridosso degli Appennini, con dei cumuli stupendi. Mi sono buttato dentro. Ecco, non mi chieda quanto sono stato dentro. Sì, no, non sarà stato minuti, 5 minuti, sono stati tanti neanche. Per me saranno molti di più, è logico. Solo che quando sono uscito è stato un colpo. Guardare, ero sull'aeroporto di Reggio Emilia, non sapevo che era Reggio Emilia, ovvero non volevo saperlo che era Reggio Emilia, per me era Reggio Emilia. Dalla parte opposta dell'aeroporto c'era un altro e dicevo: è come me. E cosa? Ma io non mi lascio mettere in coda. Mi avvicino, volevo andare io in coda, lui quello ha pensato quello che pensavo io. Insomma, ci siamo trovati così, appaiati, eravamo stessi, non ma neanche mai saputo chi era, perché non ho mai più avuto il tempo neanche di cose, era dell'altra squadriglia, probabilmente, se no l'avrei riconosciuto. Abbiamo atterrato ed è finita la cosa, però è stato il combattimento proprio veramente il più drammatico, il più difficile. Ho avuto la fortuna di non perdere mai il coso, perché se ti lasci prendere dalla paura sei finito.